In questo ultimo periodo si parla molto di etica e libertà, ma queste due parole sono spesso fraintese e confuse nella quotidianità e sono ben rappresentate da una frase ben specifica. La tua libertà finisce dove inizia la mia, oppure la mia libertà finisce dove inizia la tua. In entrambi i casi la libertà non è tale e l'etica è distorta. Ma procediamo un passo alla volta nell'analisi di queste due parole. L'etica si modifica di era in era, di ambiente in ambiente. Il termine etica deriva da abitudine, consuetudine, indole e carattere. È la teoria del vivere. Se ne conviene che l'etica include le competenze e le conoscenze. Le tre componenti del ragionamento sono ethos, logos e pathos, quindi vediamo che ethos rientra tra queste componenti, quindi ethos, etica. La base della speculazione sull'etica rimane quella che noi chiamiamo dicotomia bene e male, che sono dei termini intesi come ciò che favorisce l'evoluzione oppure la ostacola. La natura umana ha la sua oggettività. Buono è ciò che aiuta a evolvere, cattivo ciò che distrugge l'evoluzione. Oggi infatti l'etica è spesso ridotta a quelli che vengono considerati accordi stabiliti in base alla cultura di quel momento ed è diventata qualcosa che è permesso o vietato. L'etica è strettamente in relazione con la libertà. Se una persona non è libera di essere buona, non può essere considerata cattiva. In questo frangente quindi non è di etica che si può parlare, ma di diritto, di leggi da rispettare. L'uomo ha la possibilità di essere sempre più libero, ma la libertà la deve esercitare da sé, che non significa fare sempre ciò che si vuole, ma esercitare la facoltà di agire in piena libertà. Parlando di etica, come ho detto prima, il bene è un'azione costruttiva, libera. Il male è omissione di libertà. La libertà è l'essenza umana e non è qualcosa di concesso. Ogni essere umano ha il diritto acquisito per nascita di vivere libero. Quindi un uomo libero sviluppa le proprie doti, i talenti individuali e che questi permettono di mettersi al servizio degli altri, quindi al servizio e non in schiavitù. In un ambiente etico il dovere è scelto individualmente, non è mai imposto dall'esterno. Il primo caso eleva l'uomo, il secondo è solo fine a se stesso, quindi è sterile. L'uomo etico è creativo e agisce secondo il proprio destino. L'uomo libero, l'uomo etico è l'uomo vero, è l'uomo che percepisce la verità nell'oggettività ed è individualmente responsabile delle azioni agite oppure non agite e quindi del destino che gli appartiene. È così che si agisce con coraggio e tutto ottiene le basi dai valori. Pietro Archiati disse: l'uomo diventa buono quando dà fiducia al bene che vive in lui e nel suo prossimo. A questo punto, quindi, andiamo a scoprire che la sfera dell'etica è di primaria importanza. Spesso il senso dell'etica è ridotto a ciò che si pensa sia giusto per nascondere le proprie paure o debolezze. Qui già comprendiamo che non c'è libertà individuare. Perché? Perché la paura imprigiona. Essere etici è essere preparati e non credere di esserlo. Etica infatti significa amore, ma non l'amore condizionato, quello cosiddetto incondizionato, che non divide tra simpatia e antipatia, tra bello e brutto, tra mi piace e non mi piace. Non è l'amore del o con noi o contro di noi. Amore infatti è riconoscere la propria libertà nell'altro e la sua libertà in noi. L'etica è saggezza, perché solo l'uomo saggio è libero e la saggezza va conquistata con le conoscenze e le esperienze quotidiane. Non è la teoria o la speculazione che rendono liberi ed etici, ma l'esperienza individualmente vissuta.
L'etica però è fondamentale nella convivenza sociale sempre e non solo quando saremo saggi. Come possiamo dunque fare? Beh, torniamo allora al concetto iniziale. È buono ciò che facciamo in senso evolutivo e liberamente scelto, perché esiste una morale divina in ognuno di noi, è una morale istintiva. Schopenhauer disse: predicare la morale è facile, il difficile è fondarla. La morale non si fonda con la teoria o ripetendo principi che risuonano elevati, la si costruisce con le azioni mirate. Molti ripetono questi meravigliosi principi per declinarli subito dopo a protezione delle proprie paure e fobie, a giustificazione a non prendere in mano la propria vita. Tutto invece si costruisce con le azioni mirate, anche l'etica. Scuse, giustificazioni e motivazioni non costruiscono l'etica. È con l'esperienza spirituale che noi giungiamo all'etica e non con le azioni sterili dell'ego che ha continue necessità di conferme. Infatti, fa qualcosa perché deve sentirsi dire che è buono. Spirituale invece è ciò che è virtuoso, perciò a base della costruzione dell'etica ci sono le virtù, che sono diversamente concentrate secondo l'epoca, secondo le zone e secondo le culture. Ogni era, ogni zona e ogni cultura comprende e sviluppa alcune virtù più di altre. Gli effetti dell'etica sono più poderose dove le scelte e le azioni sono pure. In ogni morale c'è bene. Gli impulsi di sopravvivenza dell'ego, trasmutati in virtù, definiscono quelle che sono le azioni etiche, buone, agite ponendosi al servizio. Per giungere a questo è necessario uscire dalle paure e agire col cuore. Agire cioè sempre in virtù dell'amore. Quell'amore di cui abbiamo parlato prima. In questo modo nell'uomo si sviluppano quelle che vengono definite le forze morali. Un guaritore, per esempio, infonde forze di guarigione. Ognuno ha un ruolo, ognuno ha una missione, un obiettivo da compiere. Ed ecco dunque che le forze morali sono diverse da individuo a individuo. Secondo cosa? Secondo il proprio percorso di vita. L'evoluzione può avvenire solo per differenziazione. Ogni zona del pianeta sviluppa l'etica che risuona con i valori che quella parte dell'umanità necessita di sperimentare e comprendere. E così Steiner ci dice, ad esempio, che dopo la caduta di Atlantide le 7 caste si spostarono, quindi le 4 più elevate in India, le altre 3 in Europa. La casta più elevata era quella dei Brahmani, che interpretava le sacre scritture ed erano i saggi che infondevano i principi di vita. I guerrieri invece erano la seconda casta, che attuarono i principi di ardimento e prodezza e alcuni di questi si spostarono in Europa per insegnarli alle caste più basse. Nacquero così i guerrieri che oggi conosciamo come i vichinghi, attraverso il coraggio che questi uomini hanno infuso, la popolazione europea ha elevato se stessa. Ma per comprendere appieno le azioni evolutive è bene distinguere tra manifestazione del corpo e manifestazione dell'anima. E quindi 4 sono le virtù alla base dell'etica, le cosiddette virtù cardinali, che sono la sapienza, cioè la saggezza, la conoscenza esperita, la fortezza, cioè il coraggio, l'amore, l'azione dell'amore, la temperanza che è l'opposto dell'abbandono agli impulsi sfrenati e la giustizia, cioè l'equilibrio delle 3 precedenti virtù. L'evoluzione umana è un'evoluzione innata ed è ciò che noi chiamiamo bene. Come è nato quindi il male? Allora, altro passo indietro. Il bene è verità, è espressione della natura umana. L'essere umano può provocare male in 2 direzioni opposte. Sviluppa libero arbitrio perché erra in entrambe le direzioni. Quindi l'equilibrio è quando i 2 piatti della bilancia sono orizzontali. Non è possibile dunque imporre cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma lo si scopre vivendo, ovvero trovandosi nelle varie situazioni e propendendo per una parte o l'altra, ristabilendo poi l'equilibrio.
L'uomo ha la libertà di scegliere la direzione, perciò in ogni momento si inoltra in una direzione oppure nell'altra. Ma torniamo al concetto di amore. L'amore inteso dall'uomo può generare perdita di sé nel mondo o perdita del mondo in sé. In entrambi i casi non è etica. Ma perché l'amore deve essere etico? Perché senza etica si manifesta distruzione di qualcosa che serve all'uomo. Noi siamo nel periodo in cui si sviluppa l'anima cosciente, mentre nel periodo precedente, che venne denominato greco-romano, si sviluppò l'anima razionale e nel periodo ancora precedente, quello caldeo, fu il momento dell'anima senziente. L'anima senziente, cioè quella che sente, permette all'uomo di partecipare alla vita, agli eventi, di entrare in relazione con essi grazie all'interesse per l'essenza della cosa, l'essenza degli eventi e l'essenza delle persone. Quindi l'interesse è il bene, l'accidia invece diviene il male. È la saggezza ad accendere l'interesse. Quando siamo ottusi, perdiamo il mondo. Quando siamo passionali, perdiamo noi stessi. Con l'interessamento manteniamo invece l'equilibrio. L'anima razionale o affettiva è invece il coraggio. Esso fa sorgere l'amore che deve essere guidato dalla virtù dell'interessamento, ottenendo compassione. L'anima cosciente è la temperanza. È il tramite tra il corpo, cioè la fisicità, che è possibile divenire consapevoli di un mondo esteriore. Il corpo infatti ha il ruolo di permettere il compimento della nostra missione terrena. L'uomo impulsivo e la temperanza lo aiuta a realizzare istintivamente. L'equilibrio di saggezza, coraggio e temperanza forma la giustizia. Ma cos'è un mondo migliore e come si costruisce davvero? Oppressione, umiliazione, povertà, ingiustizia, avidità, tortura, egoismo, morte, dolore, sofferenza. Beh, tutto questo ai più è chiaro, ma è anche confuso e inafferrabile il modo di cambiarlo. Dove sta dunque l'etica? Dov'è la libertà in tutto questo? Beh, l'unica persona che possiamo salvare è noi stessi e questo è l'unico modo per rendere migliore il mondo. Noi non rendiamo migliore il mondo con le conoscenze, ma con i fatti, con l'esempio. In questo senso c'è molto da fare, ogni istante è buono per renderci migliori e per elevarci. Quando è il momento di agire? Adesso. Qualunque cosa stiamo facendo, noi la dobbiamo fare al meglio. È così che iniziamo a creare il mondo migliore, solo se facciamo le cose al meglio. E in tutto questo cos'è l'etica? L'etica è prendersi la responsabilità della propria vita, perché così ci si apre alla spiritualità. Spirituale è il percorso che ognuno intraprende per realizzare la propria missione. Non c'è bisogno di intermediari, perché questi tolgono la responsabilità. Non servono tecniche, è solo necessario voler esprimere la propria essenza eticamente. L'essere umano è costituito di corpo, mente e spirito. Il corpo è costituito dalla parte fisica, dall'emotiva e dalla parte mentale. Vive in un ambiente e in un contesto. L'etica è l'elaborazione personale di tutto questo. Un modo per scoprire se stessi e la propria etica è quello di porsi domande esistenziali perché ci spingono a ricercare e la ricerca è evoluzione che ci consente di abbandonare ciò che pesa alla nostra anima liberandoci e permettendoci di manifestarci eticamente. L'atteggiamento meno etico quindi è non fare nulla. L'etica è nel DNA e una volta decodificato ci indica che tutti gli uomini hanno uguale valore, che non significa essere uguali. Essendo nel DNA, l'etica ci fornisce la comprensione naturale e universale del comportamento del mondo. Non si è etici con il buonismo. Il buonismo è aspetto esteriore e non coincide con la spiritualità. Si è etici quando la nostra natura è manifestata, quando si è in armonia con la terra. Etica è quando agiamo e non reagiamo, quando trasmutiamo i bisogni a un livello superiore. Quando i bisogni sono un'ottava inferiore, imperversa il mors tua, vita mea.
Ritornare etici, quindi, è possibile assumendoci la responsabilità, ognuno la propria, e non puntando il dito verso gli altri o convincendoli a tutti i costi che la nostra visione del mondo è la migliore di tutti. È importante leggere e percepire i segni e le sincronicità che l'universo ci mette a disposizione. L'etica è l'essenza della natura, la quale procede per cicli di sviluppo e collasso, per nascita e per morte, per semina e raccolto. Le cose devono morire perché altre possano sbocciare. Pensiamo a un seme che muore per far sbocciare una pianta. Etica è consapevolezza e rispetto del tempo, inteso sia come Cronos sia come Kairos. Quando tutto è calmo non bisogna abbassare la guardia, è bene essere sempre pronti. Aspettate il meglio e sii pronto al peggio. Cos'è che non è etico? Non è etica la distruzione ambientale, le guerre, gli scambi commerciali disfunzionali, l'incapacità di cambiamenti strutturali, sociali. O decidiamo noi o lo faranno le circostanze. L'etica è insita nella natura umana, la morale invece ci viene insegnata. Consideriamo morale ciò che ci piace e immorale ciò che non ci piace o qualcuno che ci sta antipatico. L'etica è la struttura della nostra vita che spesso è piegata, forzata, danneggiata. Ostacolare l'etica, oltrepassare i confini, ha una conseguenza. Sono le patologie psicoemotive e fisiche, perché in quel caso la verità non è più coerente. Ricordiamo anche che l'etica non è copiare ciò che fa qualcuno che noi consideriamo autorevole. L'etica deriva da due condizioni, necessità e possibilità. Necessità, cioè ciò che non possiamo influenzare momentaneamente o definitivamente. Possibilità, che è il modo con cui gestiamo le potenzialità e l'inevitabile. Pensare e agire in previsione del lungo periodo permette un'etica non egoica. L'eternità del corpo genera pigrizia. Quindi ecco perché probabilmente noi non abbiamo un'eternità del corpo. Etica è modificare se stessi quando qualcosa non ci piace e non è, in questo caso, cambiare gli altri. È potenziare se stessi quando se ne ha l'opportunità e quindi non delegare.